Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con un nuovo appuntamento, la mitica Lancia Stratos, la regina dei rally, in scala 1:8, edizione Centauria, uscita numero 7. Prima di tutto, quindi prima di procedere al montaggio di questo nuovo numero, ci tenevo a ringraziarvi perché sicuramente vi sarete accorti che sono partite le pubblicità sul mio canale. Ecco, la pubblicità non è mai piaciuta a nessuno, però ragazzi è l'anima del commercio. Io sono qui che faccio video, se leggete cosa ho scritto nella home, scusate per questa premessa ma la ritengo importante perché mi piace che si comprendano le motivazioni appunto del fatto che stavo parlando della pubblicità che vedete nel mio canale, e se guardate, stavo dicendo nella home, capirete perché ho aperto il canale, cioè per aiutare quelli che hanno meno esperienza. Ovviamente fin dove Michele arriva, non è che sono così esperto, però cerco di aiutarvi e lo faccio in maniera del tutto gratuita perché non mi paga nessuno. Quello che è importante però per far crescere il canale, ragazzi, sono le iscrizioni. Io volevo solo darvi dei dati, nessuno è obbligato a iscriversi, però il 76% delle persone che guardano il mio canale e magari qualcosa fanno di qualche modifica, diciamo qualcosa, e non si iscrivono. È gratuito iscriversi. Le pubblicità, mi chiedete: Michele, mi fai il video di Iron Man? Non mi si attacca a questo, e non solo uno, quindi non è rivolto, non sentitevi presi in esame. Michele è contento. Ripeto ancora, scusatemi per questa premessa che non c'entra niente adesso con il video che andremo a presentare, ma per quei pochi che mi conoscono sapete che a me piace dare la giusta motivazione di certi fatti, e quindi mi chiedete di fare dei video, faccio anche dei video straordinari. Adesso arriverà anche un altro video per Iron Man, per quelli che non riescono ad agganciare bene l'addome, vediamo se sono riuscito a risolvervi il problema. E chiaramente questo è tempo, però se quando voi guardate i miei video li mandate avanti veloci perché pensate che non vi interessa magari quello che c'è nei prossimi 2 o 3 minuti, ragazzi, ancora io la mia vita non ve l'ho raccontata, quindi parlo di modelli. Magari un giorno lo farò un video magari, tutto è possibile, però io racconto dei modelli. Se tante volte pensate che io sia troppo lento nella spiegazione, che mi dilungo troppo, non lo faccio perché non sono in grado di sintetizzare, ve lo assicuro, lo faccio perché ho il timore che non riusciate a comprendere quello che per me è molto semplice. E quindi magari la stessa cosa, lo stesso concetto, lo vado a ripetere in 2 o 3 forme diverse. Sarebbe tutto più semplice per me se fossi certo che appena dico una cosa vengo compreso. Ma chiaramente non può essere così, non è che siamo tutti uguali. Ecco spiegato il perché anche i miei video sono più lunghi, oltre ovviamente al fatto che sapete che Michele non si occupa del solo montaggio, assolutamente. Io mi occupo soprattutto di spiegarvi dove cercare di non fare danno e montare per quanto possibile al meglio il modello. Detto questo, le pubblicità, ragazzi, cercate di guardarle, perché io non posso fare tanti video se poi alla fine voi mandate avanti, guardate solo il pezzettino e poi mandate avanti. Scusatemi, non è uno sfogo, perché ripeto, mi può cambiare la vita forse tra 5, 6, 7 anni, ma certamente non nell'immediato. Parlavo di qualche entrata di questo, ma non si campa di YouTube, almeno se non sei uno che ha milioni e milioni di visualizzazioni. Però un minimo di soddisfazione a vedere nella analytic che abbiamo noi, che abbiamo il canale YouTube, e che vediamo quante visualizzazioni abbiamo e quanto in realtà voi guardate i miei video e quanti in realtà si iscrivono e quanti no. Ecco, in sintesi, chiedere a Michele di fare video per spiegarvi, io sono contento, però cercate anche di venire incontro a me, ok? Se potete, ci mancherebbe.
Detto questo, procediamo al montaggio della lancia Stratos numero 7. Piccolo consiglio che vi do: ci va sicuramente un cacciavite a croce a punta piccola con una buona calamita e uno medio. Un pezzo di legno, non importa che non abbia questa forma, l'importante è che sia un pezzo di legno o di plastica, non di metallo, perché se vi scappa vi può rovinare qualche parte verniciata. In punta o mettete del biadesivo o, come me in questo caso, mettete, guardate, così capite meglio tutti cosa voglio dire, dietro le collezioni che si acquistano c'è questa specie di colla, la staccate, la fate a palline e la mettete qua dietro, vi servirà dopo, vi faciliterà di più il lavoro. Ce l'ho fatta. Allora, poi una limetta, un taglierino, vanno bene uno o l'altra, non importa. Uno stuzzicadenti, un pennarello nero al bisogno e una penna tipo questa che abbia la punta ovviamente conica, da più piccola a più grande. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere cosa è contenuto nel fascicolo numero 7. Io mi sono portato già avanti, ho già aperto tutto, vi dico la verità, l'ho già montato e rismontato, proprio per cercare di capire quali consigli potervi dare per non farvi sbagliare. Adesso vi inquadro tutto bene, un attimo solo, sto soltanto togliendo tutti i pezzi dalla plastica di protezione. Eccoci qua. All'interno abbiamo la griglia inferiore, metallo, bellissima, sembra uguale ma in realtà da una parte è più lucida, lo sentite anche con le dita, e dall'altra parte è più grezza. Ovviamente la parte più liscia va a bella vista, cioè dove poi metteremo la targa davanti, ma lo vedremo dopo. Poi abbiamo uno e due, freccia destra e freccia sinistra, contrassegnate con le lettere dietro L e R, non vi potete sbagliare, L sinistra, R destra. Abbiamo le frecce trasparenti in plastica arancione, qui non sono contrassegnate da nessuna lettera, quindi le possiamo mettere sia a destra che a sinistra senza problemi. Abbiamo le luci di posizione destra e sinistra con le relative plastiche trasparenti, eccole qui, luci di posizione bellissime anche perché se le guardate attentamente hanno tutte le righe circolari intorno come quelli veri. Abbiamo il coprivite destro e sinistro, il destro si differenzia dal sinistro, per sinistro si intende lato guida, ricordatevelo, sempre lato guida. Scusate un attimo, sì, stavo guardando solo una cosa, perfetto. Stavo dicendo, per sinistro si intende il lato guida e invece il destro, eccolo qui, ha questo piccolo particolare che comunque troverete scritto nelle istruzioni, guardatele sempre. Ha un segmento qui. Questo invece, come potete vedere, è completamente liscio sotto. Ok? Quindi questo è il destro e questo è il sinistro. Poi abbiamo il fermacavi in plastica anche, questo. Abbiamo poi
i supporti fari supplementari 1 e 2. Abbiamo il nastro adesivo che ci servirà per fissare in maniera più ordinata i nostri cavi all'interno del cofano. E infine abbiamo 3 serie di viti, tutte e 3 destinate per la plastica. Abbiamo OP, RP e AP. Vedete? P finale vuol dire plastica. Ok, prima cosa da fare, guardate, prendete il vostro pezzo, quindi sia uno che l'altro, controllatelo tutto intorno come ho fatto io e andate con la limetta senza assolutamente toccare l'esterno, lavorate sempre da sotto, non rendetelo opaco perché poi rimane meno brillante, quindi andate a togliere quelle imperfezioni che vi impediranno di sicuro di poterlo inserire perfettamente fino in fondo nella sua sede. Fatto questo, ricordatevi che questo e questo li potete mettere sia a destra che a sinistra, non ci sono problemi. Questi sono quelli contrassegnati con le lettere e qui dovete fare attenzione, ma c'è scritto, dove vi ho già detto che la L va lato guida e la R navigatore destro. Allora, una volta fatto questo, vi dicono di inserirli all'interno delle sue sedi. Prima di farlo, però, attenzione, perché i pin, questi, entrano molto giusti, sono molto precisi, quindi prendete la punta e andate, facendo attenzione a non rompere quelli dietro, e fate spingendo questo lavoro qua. Io l'ho già fatto a tutto, cioè tutto quello che adesso vi dico e seguirà io l'ho già fatto, come vi ho detto, ho montato e rismontato per cercare di ottimizzare il video e farlo più breve. Fatto questo, fate la stessa cosa con le parti argentate e andate a levare con una limetta piano piano senza andare mai sul bordo frontale e togliete la sbavatura se vi dà fastidio. A questo punto andiamo a inserire le nostre 2 frecce, vedete? Entrano molto facilmente, le puntiamo soltanto una. Eccola qui. E 2. Ok? Le spingiamo delicatamente, le mettiamo in direzione della sua sede. Una volta fatto questo, guardate, prendo solo un cartoncino, ecco qui. Una volta fatto questo, spingetele al centro, così. Sentite? Clac! Perché altrimenti non entreranno fino in fondo spinte solo a mano. Vedete? Ecco. Controllate. Quando sarete certi che saranno inserite correttamente, quando, cercando di muovere la parte arancione, non andrà né a destra né a sinistra. Questo è a posto. E questo è a posto. Ecco qua, prendiamo il musetto, ma che bello, che bello ragazzi, quanto mi piace. Prendiamo il nostro bel musetto e andiamo a mettere, vi ricordate? L lato guida, R lato navigatore. Questa è la R, stessa cosa ha fatto Michele, voi fate quello che volete. Ho inserito la mia penna all'interno, ho allargato i 2 fori, vedete il liscio non rovina nulla, però quando lo fate non mettete il dito qua dietro, dovete metterlo qua, ok? Qua, vedete? Perché altrimenti spezzate le plastiche dietro, quindi così, con forza e così.
Nulla di quello che vi dico è obbligatorio, voi fate quello che volete. Andiamo a inserire dentro questo, guardate con che semplicità entra ma nello stesso tempo è saldo, e con 2 pollici spingiamo. Delicatamente. Ok. Facciamo la stessa cosa, lettera L, lato guida, sinistro. Perfetto. Quando sarete sicuri che tutto è inserito correttamente? Quando vi rimarrà fuori esclusivamente la cornice esterna e sarà tutta perfettamente a filo con il cofano anteriore. Se vedete un filo dovete ancora spingere finché lui entra dentro, ok? Guardate che meraviglia. Peccato che non le hanno fatte illuminate come quelle della Ford Gran Torino, però dai. A questo punto giriamo. Ecco qui. Ci dicono di prendere i 2 supporti destro e sinistro. Plastica. Andiamo a prenderli. Uno e 2. Guardate, io ne ho già preparato uno dietro, vedete che è nero, manca la cromatura ma non importa perché quello è nascosto, la parte bella è quella sopra, perché abbiamo questa sbavatura che potrebbe dare fastidio. Io la vado a togliere, voi fate attenzione a non rompere il perno, mi raccomando, piuttosto non lo fate se non siete sicuri di quello che fate, non usate il cutter in questa maniera ma così verso l'interno, così non creerete danno, vedete? Così, piano, senza fretta. Uno, già fatto. E anche su questi 2 pezzi c'è da fare una piccola attenzione che è spiegato tutto in maniera egregia nelle istruzioni, ma che io cercherò di farvi vedere al meglio. Questo lo mettiamo un attimo da parte e andiamo a prendere l'uscita precedente, la 6. Eccola qui. Mettiamola un attimo da parte. Allora, su questo voglio aprire una piccola parentesi. Ragazzi, qua abbiamo i fori poi da passarci con le viti OP che terranno la mascherina metallica, questa inferiore. Quando farete questo vi accorgerete che un po' di nero verrà via. Non vi preoccupate, non è che la macchina è stata verniciata senza primer, assolutamente, ma semplicemente perché sotto questa vernice nera, ma soltanto in questo pezzo, abbiamo la vernice di finitura bianca e verde. Quindi può succedere che vi si stacchi qualche pezzettino di vernice perché solo qui è stata verniciata sulla vernice lucida. Avrebbero dovuto renderla un po' opaca, però capirete anche che è soltanto questo pezzo che va sotto la mascherina. Quindi prendete, adesso vi ho soltanto detto questo perché ho letto qualche commento, qualcuno si è lamentato perché ha visto che che si è staccato del nero. Non vi preoccupate, non vi dovete preoccupare, ok? Perché quel nero si stacca solo qui perché c'è la vernice, come vi ho appena detto, sotto, ma il primer qua è stato dato dappertutto. Ve ne sarete anche accorti se avete commesso l'errore di mettere e posizionare male questa, l'avete potuta staccare senza che nulla si staccasse. Se non ci fosse stato il primer sotto col biadesivo che abbiamo su questa placca di alluminio verniciata, si sarebbe portato su tutto. Ok, quindi state tranquilli. Torniamo a noi. Ci dice di prendere questo, guardate, e posizionarlo proprio in questa maniera. Così. Guardate, questa è la foto che stiamo guardando. Andiamo a prendere questo, che è di plastica, come va messo.
Non possiamo mettere questo sia di qua che di là, assolutamente, assolutamente. Guardate come va messo. Prima di tutto guardate la posizione del musetto inferiore, prendete questo e va messo così come lo vedete. Guardate. Aspettate un attimo che ve lo faccio vedere. La parte, vedete questa che è più larga, va messa verso la targa, cioè su. Questa più sottile va messa nella parte bassa. In più, qua abbiamo lo spazio, qui abbiamo questo pezzo che si alza, vedete? Questa va messo verso l'interno della mascherina. Quindi andiamo ad aiutarci con quello che vi ho detto prima, o prendete del biadesivo o questo e fate questo lavoro, guardate. Vedete? Sicuramente vi aiuta. E andiamo a inserire il pezzo nel foro. Ecco, guardate. Poi lo facciamo girare e lui viene via senza creare danno. E abbiamo messo questo. Lo spingiamo bene dentro. Vedete, deve uscire fuori il perno. E abbiamo messo il primo pezzo. Facciamo la stessa cosa con l'altro. L'altro, ovviamente, lo mettiamo nella stessa maniera di questo, cioè, guardate, sempre la posizione del musetto, lo andremo a mettere così. Vedete? Così. La parte piccola verso il basso, lo spazio verso la destra e il pezzo più alto verso la mascherina, così com'è. Quindi andiamo ad allargare sempre questo foro, vedete dove va messo il pezzo, tenete il dito dietro, altrimenti rompete la plastica. Sentirete col dito la sfera che vi arriva più vicino e capirete che lo state allargando appena appena, senza esagerare, se no dovete poi incollarlo da dietro. Quindi prendiamo questo, la parte larga, ricordatevelo, ma guardate anche le istruzioni, la parte larga, vedete, questa è piccola e questa si apre, va verso l'alto. Andiamo a fare la stessa cosa come prima e vediamo. Ok, perfetto, guardate, metto un po' di luce se ce la faccio. Ok, e abbiamo fatto anche questo. Se vi dovesse scappare o lo bruciate appena appena dietro con un ferro appena appena scaldato e lui si ingrandisce quindi non esce più, o un tocchettino di colla se avete sbagliato ad allargarlo troppo. Poi ci dice di andare a prendere le luci, queste qui. Ecco, la stessa cosa qui, guardate se ci sono delle sbavature, io l'ho già fatto, vedete che qua manca un po' di cromatura, ma mancava anche prima perché è dove sono attaccati i pezzi quando li staccano. Vedete? Qui abbiamo dietro due mezzelune, una qui e una qui nel perno. Non c'è né destra né sinistra. Questa è una piccola cosa che vi dico io, poi fate quello che volete. Andiamo a inserire prima questo, non mettete il vetrino perché poi vi trovate male a spingerlo all'interno. Andiamo a inserire prima questo. Quindi come lo inseriamo? Guardate, questo ripeto, non importa, potete metterlo sia di qua che di là, è uguale. Quello che non è uguale, ma è una piccolezza, che non siete tenuti, come neanche il resto, a fare, è questa, guardate, abbiamo la mezzaluna che va verso l'alto, qua il taglio, vedete? Non so se si vede, e sotto abbiamo la parte lineare. Quindi prendiamo uno dei due, controlliamo, andrebbe messo così. In questo caso abbiamo, vedete, il pezzo che ho seppiato lo abbiamo verso il basso. Se invece lo vado a mettere di qua, devo girarlo al contrario per la mezzaluna e lo vedrò verso l'alto. Voilà. Aspettate. E in queste cose che poi cerco di spiegare e mi dilungo perché ho paura che poi non riesca io a spiegarmi bene. Ecco, guardate. Vedete? Qui abbiamo la mezzaluna e abbiamo il difetto qua. Andiamo a prendere quest'altro. Sto guardando come difetto, vedete che manca la cromatura, intendo qua. Aspettate che prendo qualcosa per indicarvelo.
Avevo una volta un cacciavite, dove è andato non lo so. Ecco qua, non trovavo questo. Dicevo, volevo indicarvi questa parte qui. Ecco, la mezzaluna. Andate a vedere dov'è il pezzo rovinato e cercate di inserire o a destra o a sinistra dove questo viene più coperto, cioè o dalla parte sotto o dalla parte laterale subito contro qua, o dalla parte sotto così. Però ragazzi, è veramente una cosa che potevo anche non dirvi e che vi ho detto perché purtroppo tante volte Michele è così. Quindi questo lo mettiamo di qua. Vediamo, forse non serve questo per questo qui. Vediamo se andiamo meglio. Ecco qua. Spingete tutto all'interno. Stessa cosa facciamo da qui. Voi lo mettete già come vi fa vedere qui. Vedete, la mezzaluna è dalla parte alta. Prendiamo la mezzaluna dalla parte alta e la inseriamo così. E poi la correggiamo guardandola da dietro. Da dietro la vedete, ecco qua, vedete? Ed è già entrata. Anche qui, se è troppo molle, mettetele un po' di colla se volete, se vedete che scappa. È difficile ma può succedere. Dopodiché andiamo a inserire all'interno le due parti trasparenti che io anche qui ho consumato quello che era sbavato, senza toccare ovviamente la plastica. Ok? Contrastate sempre dietro facendo attenzione a questa retina, non schiacciate che metallo e la rovinate. Mettetelo qui il dito, qua dietro, qua. E spingete così. Ok. Poi vedete voi ragazzi, se preferite montarvi la plastica prima, come vi dicono qui nelle istruzioni, fatelo. Poco cambia. Io mi sono trovato meglio a montarla prima, quando vi ho detto che ho montato e smontato tutto. Ecco qua. Perfetto, guardate che spettacolo. A questo punto prendiamo la targa che avevamo nell'uscita numero 1, quindi la prendiamo, eccola qui, prendiamo una vite RP, e una vite AP che io ho già messo dietro per crearmi il filetto. Però attenzione, vi spiego poi come ho fatto. La vite RP, perché non vanno montate tutte e due uguali, guardate sempre le istruzioni. La vite RP, vedete che si avvita molto bene perché l'ho già fatto prima, come vi ho già detto, va montata dove c'è la M5. La vite AP dove c'è la sigla di Torino. Per fare questo, però, per evitare che voi avvitiate troppo e roviniate il pezzo, prendete il supporto cavo, quello che poi manterrà il cavo in ordine, che è questo, e lo mettete sopra, in questa maniera. Quindi prendete la vite, così, e andate a crearvi il filetto qua. Questo perché vi dà la giusta profondità senza esagerare. Ok? Lasciatele pure così, le potete smontare dopo quando vi servono, cioè adesso, praticamente quasi subito. Un'altra cosa importante. La mascherina, come vi ho detto, non è tutto uguale, anche se poi non vi preoccupate se la montate così o così, non è che fate chissà che danno, quindi state pure tranquilli,
però io la vedo che è più liscia di qua e sotto è più ruvida, quindi la posizionerò così. Non c'è un segno, non c'è un segno, assolutamente, anche se qui, come potete vedere nelle immagini, c'è una sigla qua, non dove c'è il cerchio rosso, ma a sinistra, una specie di S con due linee, che però nella mia non c'è, né da una parte né dall'altra, quindi io comprendo toccandola che la parte più bella è questa, ok? A questo punto io ho preso una vite OP e mi sono fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 filetti. Ragazzi, non siete obbligati a farlo, io l'ho fatto perché preferisco così. Voi fate quello che ritenete più giusto. Qua dovete per forza usare il cacciavite con la punta molto piccola, come vi avevo detto prima. Molti si chiederanno dove ho acquistato questo bel cacciavite. Bene, se mi avete seguito quando ho fatto l'uscita della Bugatti, la numero 1, troverete nella playlist le uscite prima edicola, diciamo i primi numeri dell'edicola, vi avevo detto correte a comprarla la prima uscita perché se non sbaglio costava 50 centesimi e vi davano questo bellissimo cacciavite. Non so quanti di voi l'hanno vista, però ecco, l'ho avuto così. E poi andiamo a crearci il filetto in ogni foro, senza spingere, se lo tira da solo, perché rischiate di rovinare la vernice. Va bene? Ecco qua. Io l'ho già fatto a tutti, ve l'ho già detto. Quando farete questo lavoro è qui che vi salterà un po' la vernice. Non vi preoccupate. Pennarello, ritocchino e siete a posto. Poi ci andrà questa sopra, non si vedrà nulla. Ma è solo qui che vi potrà accadere che vi si stacca la vernice, non dalle altre parti, ricordatevelo. Solo dove ci sono questi riporti neri piccoli sulla vernice. Il resto è perfetto. Torniamo a noi. Mettiamo la nostra bella mascherina, ecco qua, così, vedete? E poi ci dicono di mettere una vite OP, quelle che abbiamo appena filettato. Io vi sconsiglio di mettere quella invece. Perché? Perché poi fate fatica a far entrare la targa, perché la targa è abbastanza dura e allora fate questo. Guardate. Prendete la mascherina, la posizionate ovviamente nella sua sede, la mascherina sarà alta, quindi sotto non toccherà, è normale, prenderà la forma quando man mano avviterete le viti OP. Prendete la targa e la mettete ovviamente nella giusta posizione e sentirete quanto è duro far inserire questo pezzo. Sempre il dito di contrasto dietro e spingete. Questa è diritta, spingete forte. Ecco qua, vedete? Siamo entrati perfettamente dentro. Fatelo questo lavoro qui. Dopodiché prendete una vite RP, eccola qui, e la andiamo a posizionare qua. Non qua dove il perno esce, ma qua. Non stringete tutto, controllate, non stringete tutto perché? Perché se stringete tutto e questa è un po' storta non riuscite più a mettere le viti bene, quindi lasciatela così, la puntate e la lasciate, se arrivate alla fine fate mezzo giro indietro, così siete sicuri. Fatto questo, andiamo a metterci la vite OP sopra, che io ho già filettato prima. Facciamo coincidere bene i fori e mettiamo la vite OP, eccola qui, senza schiacciare, se la tira giù da sola perché avete già fatto voi il filetto e arrivate fino in fondo. Quando non gira più vi fermate, guardate. A questo punto le altre le metteremo alla fine, non so perché, però io le avevo già messe tutte, però mettiamole pure alla fine. Andiamo da questa parte qui. C'è un po' da fare in questo numero, meno male. Andiamo a posizionare adesso il numero 1
in questa maniera, ok? E questa andiamo a metterla così, come ci dice in figura. Prendiamo questo cavo, guardate, questo cavo che è doppio, a noi però ci interessa solo questa parte qui, ok? Voi noterete che io ho già messo delle viti qui, che sono le AP. Guardate, vi faccio vedere. 1, 2, 3 e 4. Mi sono già creato il filetto. Queste sono le 4 viti che poi fermeranno il musetto inferiore al cofano anteriore. Le andrò a togliere dopo. Torniamo a noi. Ci dice di mettere il modello in questa maniera, eccolo qui. Questo poi ovviamente poi andrà così. Prendiamo il cavo, questo, e lo facciamo passare così, lo stendiamo bene, eh? Questo qua deve essere steso bene, guardatelo. Vedete? Io ho il verde, ma fate voi poi. Il verde lo seguo come qua nel disegno, cioè nel disegno, nella sua forma, come è distribuito, quindi il verde lo faccio stare da questa parte. Lo metto così, guardate subito, ok? E vado a mettere il fermacavo in questa maniera, dove questo perno qui deve entrare in questo foro qui. E ovviamente la parte che vedete col foro invece va dove c'è la vite. Quindi andiamo e mettiamo la vite AP. Che bello questo modello, ragazzi, fatelo. Ve lo consiglio davvero. Stringetelo tutto fino in fondo, tanto questo è solo un fermo, non è un blocca, vedete, è libero di scorrere. Però intanto abbiamo dato la giusta posizione. Ecco qua. A questo punto andiamo pure a levare le 4 viti AP se le avete lasciate come me. Io in questo caso le devo svitare. Perfetto. Devo dire che sono spiegati in maniera splendida le istruzioni. Se poi qualcuno vuole iscriversi al canale di Michele e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video, Michele vi ringrazia. E ricordatevi anche che c'è una playlist dove ci sono diversi modelli, spero che ce ne saranno sempre di più. E dipende da voi, dalle iscrizioni, dalle visualizzazioni e dalle pubblicità che non dovete mandare avanti. E ricordatevi anche, proprio perché questo canale è un canale che non si limita al solo montaggio, ma spiega come migliorare o evitare certi danni, è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprendere non soltanto le immagini, ma anche i contenuti verbali. Torniamo a noi, giriamo adesso il modello come qui in figura. E ci dice che questo deve... Aspettate che inquadro bene. Questo deve stare così, da questa parte, non di qua, ma di qua, parlo del filo. E la stessa cosa dicasi per questo, deve stare di qua. Ok? Quindi andiamo a metterlo prima così. Aspettate ragazzi, perché io voglio inquadrare che si veda. Ecco, vedete? Il filo qua è oltre il perno. Questo lo metteremo anche oltre il perno, ma prima fissiamo questo. Prendiamo le viti AP e passiamo di qua. Ah! È giusto, io prima non avevo montato il musetto, avevo soltanto creato i filetti. Per forza non bisogna montare prima la mascherina. E hanno più che ragione. Perché altrimenti come facciamo a passare il cacciavite qua in mezzo per avvitare la vite AP qua?
Perfetto, Michele adesso lo ha capito. Bene, lo puntiamo soltanto, vedete? Così siamo in sicurezza e possiamo andare a metterci questo all'interno come abbiamo fatto di qua, così non ci scappano tutte e due insieme ed è più semplice. Spero che si veda. Ecco qua. Perfetto. Prima di avvitare questa, facciamo coincidere bene i perni qua. Eccolo, 1 e 2. A questo punto possiamo mettere l'altra vite a P da questa parte. Abbiamo quasi finito. Spero che sia riuscito ad inquadrarvi alla meno peggio, non dico al meglio, ma che almeno abbiate visto qualcosa. Questi potete stringerli tranquillamente, sono liberi di scorrere i cavi. Quando vedete che è arrivata a 0 la vite, quindi andiamo a stringerla anche di qua, siete a posto. Ecco perché è importante crearvi i filetti. Vedete, quando fate questo lavoro vi può saltare della vernice nera qui, come in questo caso, non so se si vede, ma è per quel motivo che vi ho spiegato prima, è solo questo pezzettino, sul resto non correte rischi. Andiamo a mettere le due viti anche a P da quest'altra parte, per avvitare ricordatevi le inserite dentro, accertatevi che qui sia perfettamente inserito, ecco fatto. Girate il cacciavite al contrario, sentite il clac, così, sentito? E l'avvitate. Stringete pure forte, ma accertatevi che sia perfettamente allineato qui, altrimenti lo rovinate. Ultima vite da mettere da questa parte, la AP, qui anche perfettamente allineato, perfetto. Ecco qui. A questo punto ci dicono, allora, prima di procedere devi verificare che i cavi elettrici, frecce rosse, siano disposti come mostra l'immagine all'interno dei due perni neri, come vi ho fatto vedere prima, vedete? All'interno dei due perni neri. Quindi il cavo deve essere verso la mascherina, non si deve vedere, se no questi qua altrimenti verrebbero fuori. Giriamo pagina, ecco qui, ci dice di prendere un pezzo di questo lo tiriamo giù così e andiamo a mettere un pezzo di nastro qua per tenere fermo il cavo. Ok? Voilà. Ovviamente non andate sopra la mascherina perché poi lo vedete dal davanti, no? È chiaro, state bassi, in questa maniera qua. Lo fate scorrere, ecco qui, adesso vi faccio vedere. Aspettate ragazzi, perché inquadrare e fare il lavoro non è facile. Più che altro non uscire dall'inquadratura. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere. Guardate. Metto un po' più di luce. Ok, non so se si vede. Perfetto. A questo punto ci dicono di mettere tutte le viti OP nei fori per
avvicinare la mascherina, ovviamente, che è distanziata, vedete, e che prenderà la forma perfetta. Prendiamo le nostre viti OP. Non so quanto è durato questo filmato, ragazzi, però guardatelo, non mandatelo avanti, su. E non è che, a parte la premessa iniziale che era doverosa, ho parlato solo di cosa fare e di cosa non fare. Allora, tenete contro la mascherina col pollice e l'indice, andate a puntarvi la prima vite che avrete filettato prima e avvitate non fino in fondo. Avvitate quasi fino in fondo, ma non fino in fondo. È il consiglio che vi do. Poi andiamo a mettere questa. Non schiacciate il cacciavite perché avete creato il filetto e se lo tira da sola la vite, ok? Aspettate perché qui mi sa che non ho centrato il buco. Vediamo un po'. Scusate, andiamo a vedere. Sì, eccolo qua. Vi faccio solo vedere questo, poi gli altri li monto da solo, giusto per farvi vedere di non montare tutto da un lato, che rischiate di sbagliare. Ok? E poi mettiamo le altre viti da tutte le parti. Ci vediamo dopo, ragazzi. Eccoci di nuovo qua, ragazzi, guardate che meraviglia questo musetto. Mancano ancora gli ultimi